tutti amici di SBAM. Ciao. Io sono Cook. Io sono sempre io. Oggi presentiamo i nostri AK bulgari. Sì. Vai via, spiega tu. Cosa devo dire? Ha iniziato con lui prendendo un 74 bulgaro civile. Questo qua. E poi io l'ho seguito prendendo un 47, anche se non si chiama 47. AKMS? Sì, più o meno. Sono entrambi della ISD. Sì. Sono entrambi BSR, questo è 74 e questo è 47. Tutti e due sportivi, quindi non ci sono limiti e cose varie. E sono entrambi, possiamo chiamarli come li chiamano in America, dei parts kit. Sì. Perché alla fine hanno Il militari receiver civile, il receiver fatto civile nato senza la possibilità di sparare a raffica, mentre tutto il resto, come adesso vedremo, sono parti militari, sì, destinate all'uso militare, quindi sono al 100% armi, si possiamo considerare livello di qualità militare. Esatto, hanno le finiture sono verniciati un po' col culo. Sì, però... ecco, l'unica cosa negativa secondo me sono le finiture, a differenza degli ex ordinanza. Sono molto più spesse. Hanno una finitura quasi ruvida. Il mio era parkerizzato, questo qua. Sì. Io questo qua l'ho completamente rivoluzionato perché mi faceva schifo la sua finitura originale. Gli ho rifatto i legni praticamente. E in seguito ho visto che mi faceva schifissimo la finitura sua. Cosa ho fatto? L'ho smontato e l'ho verniciato a bomboletta con una vernice da stufa perché mi faceva troppo schifo la finitura originale, e quindi vaffanbagno l'ho finito a bomboletta. Almeno adesso ha un look decisamente più militaresco. E c'è anche da dire che vengono forniti con le cose più base possibili, perché l'impugnatura tua sembrava gomma. Sì, esatto. Vengono forniti con dei caricatori in plastica nera, che qua abbiamo per il 74, ma anche questo era uguale. Neri, no, ma non è in normale, perché sono truccati. Sì, vabbè. Sono così, sono in plastica nera, roba molto economica, molto spartana. Però funzionano, sì. C'è da dire che funzionano. E questo arrivava col pistol grip della stessa plastica di quello, quindi è stato cestinato e gli ho messo il suo di grip. Esatto, invece questo qua io ci ho montato su accessori russi, il pistol grip qua è russo, il caricatore è sempre russo, sovietico, e il mio gli ho preso anche questa bella baionetta sovietica che si aggancia normalmente. Perché a differenza di Saiga questi hanno l'attacco della baionetta. Sì, hanno attacco baionetta e anche l'attacco, quello che serve all'attacco della lanciagranate. Quindi si attacca tutto alla perfezione. Diciamo che rispetto agli ex ordinanze costicchiano. Perché no, il 74 no. No, diciamo che il 74 io l'ho pagato usato e l'ho pagato sui 500 euro. Questo io l'ho preso nuovo con un sacco di dotazione. Siamo a 900 euro. Questo qua nuovo costerebbe 650, mi pare, ultimamente vanno sui 600-700 euro. Se ne arrivano. Se ne arrivano, perché io non ne vedo più. Questo è importato un nuovo Jager, vabbè, ma quello li vedo solo usato. Questo di differenza dalla parte militare cos'ha? Che i bulgari non hanno mai avuto una K stampato, perché sono passati diretti dal fresato al 74. E infatti ho già visto che per montarci dei legni militari bisogna limare, certo, per i cinesi, perché fin qua abbiamo le quote da fresato e qua è stampato. E quindi niente, quindi possiamo vedere qualche cosa interessante esatto. Come si dice, della loro. Mi sono dimenticato una cosa, che questo essendo civile può fare questo, cosa che le ex ordinanze per legge in Italia non possono. Esatto. Quindi c'è questa cosa in più. Qua vediamo quello che dicevo prima riguardo all'origine militare dei pezzi di questo AK. Qua possiamo vedere la particolarità del fatto che questi pezzi militari sono stati leggermente modificati in certi punti. Qua per esempio, dove si vede questa fresatura al bianco, è il punto dove è stato praticamente limato via il risalto dove agisce il disconnettore, quindi la levetta che controlla il fuoco a raffica. Limandolo ci si assicura che comunque queste armi non possano essere come si dice, utilizzate nel tiro a raffica, sì. Quindi una cosa di sicurezza. Facciamo vedere anche qui. Il lavoro fatto è lo stesso, qua si nota meno perché è in bianco, esatto. Cioè bianco su bianco, però qua c'è un leggero avvallamento, da che parte? Qua c'è un leggero avvallamento dove hanno
proprio fresato alla brutta. Sì, esatto. Però vediamo anche che sull'otturatore ci sono le matricole in cirillico che corrispondono a comunque al serial number dell'arma. Sto immerdando tutto. Dove si può capire che sono parti surplus. Ma questo anche il Saruno già ai tempi. Il primo a fare questo lavoro qua sono stati i rumeni col Saruno. Beh, oltre a quello c'è da dire che il receiver non ha nessuna possibilità di avere il terzo pin. Tu si vede meglio perché sul calcio piegato. Giralo. Infatti c'è 2 posizioni, c'è sicura e semi. In mezzo non ci sono tacche, non ci sono segni, non c'è niente. E il gruppo di scatto interno è a doppio uncino, double hook come dico in America, e prettamente civile, cioè bisognerebbe smontarlo e rifarlo. Sì, diciamo che non si può, è impossibile. Che altro dire? Niente, qua semplicemente altre cose che possiamo vedere, niente, ovviamente la compatibilità dei caricatori militari è totale, sì, perché sono stesse quote militari, esatto, assolutamente, quindi possono montare tutto. Per il resto questa è l'impugnatura in bachelite, che anche questa è ex ordinanza, perché dentro la matricola combacia con tutto il resto. Niente. Altro ha di diverso, vabbè, il tuo essendo standard 74 ha il freno di bocca classico militare, il mio essendo alla fine un fresato stampato ibrido non ha niente in cima, ma gli finirà presto una fetta di salame perché ha un progettino in testa per questo. Tutto il resto è compatibile con mil-spec, cinghie, accessori, caricatori. E niente, quindi a questo punto direi che possiamo fare la prova di sparo. Non la facciamo noi. Non la facciamo noi, dobbiamo chiamare chi di dovere. Mi stanno chiamando. Pronto? Porca troia, ma perché voi non ancora qui? Che cazzo aspettate? Merda, cazzo, io sono qua da mezz'ora, io ho tante cose da fare, porca troie! Cosa sta succedendo? Ok, bene. Taglia, dobbiamo fare la prova di sparo. Via, andiamo. Bene, porca troia, noi oggi qui, col vostro Andrei Kukovic, che saluta sempre in televisione, e noi oggi prova AK Bulgaria. Cosa abbiamo qui? Abbiamo 2 AK dei civili Bulgaria. Abbiamo BSR 47, quindi circa cazzo di HMS misto con fresato. E qui abbiamo AK74. Noi oggi prova tutte e 2 a fucile. Questo 7,62x39, questo 5,45 ovviamente, se qualcuno non ha ancora capito come cazzo funziona AK. Qui abbiamo fucili e adesso noi prova a fare spara un pochino per andare a fare un pochino di macello. Vede cosa fa. Noi spara a bersagli di gong su circa 100 metri in altitudine e poi dopo noi per divertirci un po', per fare cazzoni, noi spara a 2 telefoni che sono telefoni con, diciamo, insomma, devono sparire, devono andare via prima che trovi polizia. Quindi noi adesso fate spara. Ragazzi, buon divertimento. Bene, ora noi inizia con AK74. Spariamo prima a gong e poi a telefono. Posizione squat shooting. Per vero tiro dinamico di veri maschi alfa. Tu stai riprendendo cazzo del bersaglio, visto che scintille che fa. Caricatore originale Adidas, per vero tiro di precisione.
caricatore post-apocalittico, con finestra per vedere quante colpi rimane. Ora spariamo un pochino a quell'altro gong, vediamo se prende. Ultimo, Chiquita, banana frutto de amore. Puttana. Spariamo telefono. E poi altro poco di sparagong su a 100 metri. È davvero calibro di Madonna, spara quasi senza rinculo, uno sente quasi sparare, molto molto bello, molto calibro eccezionale, veramente. Io adoro questo fucile, è davvero tanto utile per big business, fucile eccezionale. Ora noi passiamo a DSR 47. Bene, ora noi passa a KMS. Allora, prima forse voi vi sarete accorti, io durante sparare non mi sono accorto che ho cavato per terra di 100 metri, quindi adesso noi con questo spariamo solo a 50 metri. Vediamo come fa. Ah, e poi proveremo anche assetto Al Qaeda senza con calcio ripiegato. Ora noi vede cosa fa. Ah. Questa cosa, sì, comoda, stampella forse aiuta quando fai nascondiglio, ma è un po' scomoda per sparare, secondo me. Però fucile secondo me sparerei anche un po' leggermente a sinistra. Adesso provo a compensa. Ecco, sì, fucile decisamente spara a sinistra. Grandissima, bella cazzo di fiammata. Sì, cazzo, tu prendi, tu. Ora noi prova un pochino a divertirci. Quanti colpi ho qui dentro? 5? Oh, bene. Io non posso fare, devo provarci. Porca troia, fuck, cazzo de bellissimo. Ora prova a fare saltare. No? Fanculo. Oh, perfetto, tu. Oh, bello. Ora io sicuro. Bene. Cosa abbiamo visto? Cosa possiamo vedere? Sicuramente questo cazzo è molto molto fanculo bello. Perché fare fiammata, può ridurre calcio. È abbastanza anche pesante, io mi immaginavo più leggero, invece tu senti bene peso. Bello fucile, però ragazzi, secondo me
vincitore resta sempre lui, 74. 5,45, cazzo di bello calibro, traiettoria diretta, precisione fantastica e veramente troppo bello. Questo io ho nel cuore, bello fucile. In tutti i casi spero che voi tutti divertiti, andate tutti a fanculo. Buon Natale amici del Smart Shoot.